Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione dedicata agli ambienti del software sul sistema qualità ISO 9001 che riguarderà i piani qualità, quindi la gestione dei piani qualità. Vediamo innanzitutto come si può raggiungere l'ambiente di inserimento e consultazione dati. Possiamo raggiungerlo dal pulsante Sistema Gestione Qualità, Inserimento Dati e andremo a Piani Qualità. Oppure, come al solito, dal menu principale, dal pulsante del pannello comandi principale riguardante il sistema qualità, registrazioni, piani qualità. E come al solito ci si aprirà il sottomenu relativo a questo oggetto del software da cui potremo accedere agli ambienti di inserimento, di consultazione e di aggiornamento dati. Quindi apriamo come sempre l'ambiente di inserimento dati. Questa lezione sarà dedicata all'inserimento dati e poi la prossima alla consultazione e all'aggiornamento dei dati che ora andremo ad inserire. Apriamo l'ambiente di inserimento dati e anche in questo caso andiamo a specificare l'oggetto, in cosa consiste un piano qualità. Il piano qualità consiste nell'utilizzo degli strumenti del sistema gestione qualità per il raggiungimento di un obiettivo specifico, di un preciso obiettivo e quindi consiste nell'adattamento di tutti questi strumenti ad una esigenza particolare, che per esempio nel piano di qualità 1 che ora ho inserito, ne ho inseriti due, sarà la ristrutturazione della linea di produzione, nel piano qualità 2 sarà l'aggiornamento del personale. Quindi ci andiamo a porre dei macro obiettivi e il piano qualità ci consente di declinare questo macro obiettivo che ci siamo posti in tanti micro obiettivi che sono finalizzati tutti al perseguimento di questo unico obiettivo. Quindi andiamo a utilizzare tutti gli strumenti che ci mette a disposizione il sistema qualità per raggiungere questo obiettivo. Quindi la cosa importante in un piano qualità è fissare l'obiettivo e poi andare a declinare tutte le azioni che sono necessarie per il perseguimento di questo obiettivo in un piano attività per poi tenerlo sotto controllo nelle scadenze, ci saranno i responsabili come al solito del chi fa che cosa per vedere poi alla fine se questo piano qualità lo abbiamo completato. Quindi consiste in tutta una serie di step, di verifiche e quindi del raggiungimento di micro obiettivi per raggiungere questo obiettivo unico che ci siamo dati, che in questo caso è la ristrutturazione della linea di produzione. E quindi qui più che mai sarà importante l'interazione tra i vari oggetti del sistema qualità. Abbiamo visto già nelle lezioni precedenti quanto sia importante anche all'interno dei singoli oggetti. Un progetto di miglioramento poteva scaturire da una verifica ispettiva, dalla gestione di una non conformità poteva scaturire una revisione di un determinato processo del sistema qualità. In questo caso, appunto, andremo a definire tutti gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere perché tutti insieme concorreranno al raggiungimento di questo macro obiettivo che è, in questo caso, ho supposto, la ristrutturazione della linea di produzione. Quindi come per gli oggetti precedenti, anche qui andremo ad assegnare un numero al piano qualità, il titolo che quindi rappresenterà il nostro obiettivo, l'obiettivo aziendale da raggiungere, l'oggetto, qui sarà il processo produttivo, ovviamente come al solito potremo andare a aggiungere oggetti, aggiungere processi, responsabili, settori aziendali dal pulsante più tendine per aumentare, per incrementare le voci che poi compariranno nelle tendine, la data di apertura del piano qualità, la data di scadenza, ovviamente sempre nella qualità ci deve essere in relazione a qualsiasi attività un responsabile, chi fa che cosa, chi deve verificare, chi deve seguire questo argomento nel caso di specie questo piano qualità e poi anche una data di verifica della chiusura. Quindi anche in questo caso potremo prendere qui tutti gli appunti che vogliamo, qui c'entrano, ripeto, fino a 64.000 caratteri, poi andremo a vedere i coinvolgimenti nel piano qualità, quindi quali processi del sistema gestione qualità sono coinvolti, quali risorse umane sono coinvolte e quali settori aziendali sono coinvolti in questo piano qualità.
come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti relativamente agli altri oggetti del sistema qualità, quando si fa qualcosa a volte c'è la necessità, ci potrebbe essere la necessità di consultare dei documenti, talvolta tecnici, che riportano dei dati che non ci potremo mai ricordare a memoria, quindi magari li possiamo inserire qui più che mai, perché magari qui si andranno a toccare più argomenti del sistema qualità e quindi più che mai ci sarà la necessità di consultare dei documenti. Quindi qui scrivo il titolo del documento, ora lo chiamerò numero 2, e la data di redazione di questo documento, che magari è un documento tecnico, e qui potrò andare a inserire come al solito il file con inserisci oggetto, crea da file, sfoglia, quindi andrò a cercare il file che voglio inserire qui nel mio computer. Una volta inserito, come se dovessi allegare il file ad una mail, cliccherò su collegamento e poi su ok. Qui potrò decidere anche se vedere il file, ora non è stato inserito nessun file, quindi non mi dà l'opzione, potrei decidere di vedere il file anche come icona, quindi mi mostrerà l'icona del PDF, di Word, di PowerPoint o del formato di file che vado, o di un altro formato di file che andrò a inserire là dentro. Poi qui, cosa importantissima, lo era anche, ora l'oggetto OLE è rimasto vuoto, quello dell'inserimento del file, quindi mi ha avvertito. Qui più che mai sarà importante il piano di attività in uscita. Ecco che, come si può vedere già rispetto agli oggetti che abbiamo trattato precedentemente in relazione al sistema qualità, questo piano attività è molto più ricco, nel senso che necessariamente sarà un piano attività più ricco, perché abbiamo detto che nel piano qualità, con il piano qualità ci poniamo un macro obiettivo e sotto tutta una serie di azioni che attiveranno anche altri oggetti del sistema qualità, anche gli altri che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, per raggiungere appunto questo macro obiettivo. Quindi in relazione a questo piano qualità con cui ci siamo proposti di ristrutturare la linea di produzione, andiamo a declinare questo macro obiettivo in una serie di azioni, ovviamente ne potremo aggiungere anche altre. Io ne ho già scritte alcune. Valutazione della manutenzione straordinaria da fare sulle macchine, quindi magari vogliamo ristrutturare la linea di produzione per avere meno pezzi scartati, oppure per se da quel punto di vista le cose vanno bene, della qualità, si possono produrre più pezzi nello stesso tempo, dovremo magari fare una manutenzione straordinaria alle macchine. Quindi innanzitutto, come per qualsiasi altra cosa da fare in azienda, bisognerà quantificare i costi di questa manutenzione, quindi quantificazione dei costi della manutenzione. Poi ho messo ripensamento del processo produttivo per eliminare del 50% i pezzi da scartare, anche fossero una minima parte. Di quella minima parte vogliamo raggiungere questo obiettivo dell'eliminazione del 50%, fossero anche soltanto il 2% i pezzi scartati, quindi su 100 pezzi prodotti 2 scartati, vogliamo abbattere questa percentuale del 50%, quindi arrivare a far sì che di 100 pezzi ce ne sia solo uno scartato, o meglio ancora niente, ma comunque l'obiettivo sarà almeno uno, non più di uno. Studio dell'abbattimento del rischio infortuni. Se vogliamo ristrutturare la linea di produzione, ecco che qui si va a trattare un argomento completamente diverso dal punto precedente sulla manutenzione alle macchine, sulla quantificazione dei costi. Stiamo perseguendo un obiettivo generale, quindi nella ristrutturazione della linea di produzione sicuramente introdurremo anche degli altri argomenti, come per esempio appunto questo, lo studio sull'abbattimento del rischio infortuni. E poi, una volta messo tutto a regime, ci sarà il rodaggio del nuovo processo produttivo con rilevazioni statistiche. Quindi rilevazioni statistiche vuol dire che magari ci sarà la necessità anche di quantomeno di attivare il processo delle misurazioni degli indicatori di performance e magari studiarne anche un altro. Non è detto che necessariamente si debba andare ad introdurre un altro indicatore di performance, ma quantomeno ci sarà da attivare quel processo per fare le misurazioni. Poi potremmo continuare con la lista, potremmo andare a dire sulla quantificazione dei costi di manutenzione oppure sulla valutazione della manutenzione per raggiungere questo micro obiettivo del macro obiettivo, valutazione della manutenzione straordinaria da fare sulle macchine.
Potremmo mettere in programma una serie di verifiche ispettive per valutare alcuni aspetti, per rilevare alcuni valori di produzione, di fermo delle macchine. Quindi ecco attivato il processo delle verifiche ispettive. Metteremo una spunta qui. Potremmo attivare in corso d'opera un progetto di miglioramento. Potremmo anche attivare sicuramente il processo della revisione, perché qui potrei andare a scrivere sicuramente revisione del processo relativo alla produzione, perché sicuramente quando si fa una ristrutturazione della linea di produzione il processo del sistema di gestione qualità che avevamo scritto, che avevamo messo nero su bianco con diagramma di flusso, istruzioni operative e moduli, sicuramente sarà da rivedere in alcuni punti del diagramma di flusso, in alcuni punti delle istruzioni operative e magari anche una rivisitazione generale della modulistica relativa a questo processo. Anche qui andremo a mettere una data, ora io la inserisco molto rapidamente e mi dice che la data deve essere successiva a quella d'inizio, ovviamente, e un responsabile attuazione, un responsabile della verifica chiusura. Quindi potremmo poi andare a dire programmazione delle necessarie verifiche ispettive che magari riguarderanno anche il perseguimento di questi micro obiettivi. E quindi anche qui andiamo a mettere una data di inizio, una data di fine, un responsabile attuazione e un responsabile della verifica chiusura. Qui, come al solito, potremmo mettere le spunte da qui che questa cosa l'abbiamo fatta, ma molto più comodamente potremo andare nell'ambiente di consultazione e aggiornamento dati a interrogare il software sul piano qualità numero 1, sul piano attività del piano qualità numero 1 e vedere quello che ancora ci rimane da fare. In questo caso questa riga qui non ce la farà vedere perché è una cosa che già abbiamo fatto, salvo interrogare il software per tutte le azioni del piano attività del piano qualità numero 1 in cui ci farà vedere non solo le cose che ancora non abbiamo fatto, ma quelle che fanno parte, ma tutte quelle che fanno parte del piano attività, quindi anche quelle che abbiamo già fatto, e quindi in quel caso ci farebbe vedere anche questa riga. Ecco, da questa descrizione penso si sia capito abbastanza bene come il piano qualità vada ad interagire con tutti gli altri oggetti del sistema qualità, che già di per sé interagiscono tra loro, ma qui sicuramente e anche nella lezione successiva, nell'argomento successivo del riesame della direzione, qui interagiscono ancora di più, perché i piani qualità, e come vedremo nell'ultimo argomento sul riesame della direzione, qui l'interazione si fa più pressante, si fa più insistente perché appunto fissato un macro obiettivo, poi bisogna andare a declinarlo in tutta una serie di micro obiettivi di cui bisognerà misurare qualcosa, nei quali magari sarà necessario fare una verifica ispettiva, attivare un progetto di miglioramento. Ovviamente nelle piccole aziende non è bene andare a complicare troppo un piano qualità, ma sicuramente in un'azienda più strutturata, e non è obbligatorio complicarlo troppo, io posso mettere anche semplicemente 2 punti o anche 3 punti, 4 massimo, per cercare di raggiungere quell'obiettivo. Il piano qualità ovviamente sarà molto più articolato nelle aziende più grandi o nelle aziende molto più strutturate. Quindi anche in questo caso poi andiamo a mettere quello che succede in epilogo a questo piano qualità, cioè una volta chiuso cosa succede alla fine. Dobbiamo fare qualcos'altro e quello, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, ci genererà delle statistiche molto interessanti di interazione tra i vari oggetti del sistema qualità. E per fare molto velocemente, se per esempio qui dovessimo aprire programmazione delle necessarie verifiche ispettive, ce le abbiamo già in mente, ok, clicchiamo qui su sistema qualità senza uscire dal piano qualità numero 1, andiamo alle verifiche e cominciamo ad aggiungere delle verifiche al piano di verifiche ispettive annuale che avevamo già previsto annualmente per questo anno in relazione al processo delle verifiche ispettive, che ora andiamo a arricchire con le verifiche ispettive che scaturiscono dal piano qualità.
Anche in questo caso potremo andare a mettere le spunte su uno o più epiloghi in uscita a questo piano qualità che, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, genereranno poi le fonti di altri oggetti del sistema qualità e quindi sia in relazione agli epiloghi sia in relazione alle fonti ci genereranno in maniera automatica dei dati statistici interessanti sull'interazione tra i vari oggetti del sistema qualità. In questa maschera, in questo ambiente di inserimento dati, ho inserito anche un'altra maschera relativa ad un altro piano qualità, in questo caso l'ho chiamato il macro obiettivo, l'aggiornamento del personale, quindi l'oggetto sarà la formazione del personale, come al solito data di apertura, data di scadenza, responsabile, anche in questo caso i coinvolgimenti, i processi, le risorse umane e i settori aziendali, i documenti che accompagnano questo piano qualità e il piano attività in uscita. Leggiamolo rapidamente: rilevazione dei fabbisogni formativi di tutta l'azienda, individuazione dei corsi che possono essere tenuti da personale interno, quindi per cercare di risparmiare qualcosa se c'è del personale interno che è adeguatamente preparato per tenere un corso di formazione su un argomento anziché rivolgersi a un ente esterno, individuazione degli enti formatori esterni quando non se ne può fare ovviamente a meno, stesura del piano formativo, messa a punto di un set di indicatori per valutare nel tempo i miglioramenti apportati dalla formazione alla gestione aziendale, cioè in seguito a questo piano di formazione andiamo a mettere degli indicatori per vedere se ha veramente funzionato. Ovviamente gli indicatori sono sempre dei numeri, si fa sempre la divisione tra un numeratore e un denominatore e uscirà fuori un rapporto tra questi due numeri che può variare nel tempo e quindi andremo a vedere con un numero e quindi non con delle parole o con dei pensieri come ovviamente i numeri si concettualizzano, ma i numeri sono importanti perché andremo a vedere come il rapporto tra numeratore e denominatore cambia nel tempo. Ecco che anche in questo caso la misurazione degli indicatori sarà una declinazione del macro obiettivo aggiornamento del personale, perché ovviamente quando si aggiorna il personale si cerca di fare meglio all'interno dell'azienda. Poi anche per il piani qualità abbiamo l'ambiente di consultazione aggiornamento dati che vedremo nella lezione successiva e per ogni piano qualità, sempre aprendo il report sul numero del piano qualità su cui ci troviamo, potremo andare a fare l'anteprima oppure a creare il PDF di questo numero 1. Se fossimo stati sul numero 80 ci si aprirebbe sul numero 80, ci creerebbe il report in PDF del numero 80, oppure da qui dalla lente di ingrandimento potremmo aprire l'anteprima del report del numero 80 per visualizzare immediatamente i dati. Quindi ora si aprirà sul numero 1, apriamo questo report e vediamo che, come nel caso degli altri oggetti del sistema qualità che abbiamo trattato nelle lezioni precedenti, ci ricomporrà in maniera ordinata e stampabile in un foglio A4 tutti i dati relativi a questo piano qualità che abbiamo inserito nelle maschere, quindi tutti i dati sull'apertura, sul titolo, responsabile, promemoria, processi coinvolti, settori aziendali coinvolti, risorse umane che sono coinvolte nel piano qualità, ecco tutto l'elenco, i documenti, ecco tutto l'elenco delle fasi del piano attività che abbiamo inserito dall'altra parte. Qui ci riporta anche la spunta che abbiamo messo su questa prima fase che abbiamo considerato come conclusa. Rimando sempre per quanto riguarda la personalizzazione dell'intestazione del piedi pagina alla lezione dedicata a questo argomento, cioè alle stampe, quindi alle personalizzazioni delle stampe, che potremo sempre raggiungere molto rapidamente da questo pulsante personalizzazione, ma abbiamo già qui dei pulsanti disponibili qualora in questo momento per stampare il report del piano qualità numero 1 ci fosse necessità di fare delle modifiche, come quella di cambiare la data che va in fondo al documento, come quella di cambiare le firme da mettere alla fine del documento perché il documento possa essere sottoscritto dalla persona che lo devono sottoscrivere per poi presentarlo all'ente certificatore nel momento in cui verrà a fare la verifica ispettiva annuale. Quindi possiamo chiudere qui questa lezione sul piano qualità. Ti aspetto alla lezione successiva che riguarderà, in ordine a questo stesso argomento, l'aggiornamento e la consultazione dei dati. Ciao!